Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, venerdì 6 dicembre del 2024. Saluto subito Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buon Sant'Ambrogio per domani ai milanesi, buon ponte che non c'è, grazie calendario, grazie a Nobi Sesto che ha scombinato tutto, ma ci ritroviamo in questo venerdì 6 dicembre per una partita decisiva, dentro e fuori, ultima spiaggia, ultima chiamata, prova del 9, insomma, buttatecele tutte. No? È No, comunque è che Milan. ne abbiam fatte tipo 6 già come minimo quest'anno di ultime spiagge, poi di prove del 9 dopo le ultime spiagge, e poi di test da risalita dopo le prove del 9 che erano dopo le ultime spiagge. Insomma, speriamo di indirizzare 'sta stagione perché non ne ho più io. Cioè io di far no, davvero, cioè io di far male stasera e No, poi di ritrovarmi alla sfida, che ne so, con, la Roma il 29 di dicembre che è la prova del 9 e quella dopo la Roma che diventa il test decisivo. Cioè io non ne ho più. no, Quindi diamo una connotazione a questa stagione. dai, vinci 'sta partita, Eh, vai a Bergamo, negli ultimi anni 2 o 3 volte hai vinto, vai a Bergamo, vinci 'sta partita e basta, e torniamo in corsa, forza, su, senza stare lì poi a dover rivivere altre prove del 9 di altri test basta. dai, È il dai, 6 di dicembre, è fateci 'sto davvero la regalo di volta Natale. buona per prendere una piega stagionale. Basta, fateci 'sto Eh no, regalo di Natale, vinciam 'sta partita e riaccendiamo un po' 'sta stagione. Basta test decisivi, prove, basta. Fateci un regalo di Natale anche voi che ci state ascoltando, mettendo like a questo video, iscrivendovi al canale, lasciandoci un commento e continuando a supportarci. Grazie. prima di andare alle probabili, dove ci sono novità, soprattutto lato Atalanta, c'è una novità pesante, perché potrebbe esserci un'esclusione pesante all'orizzonte per l'Atalanta, una piccola chiosa su quello che è il paracampo, cioè fuori dal rettangolo verde, quello che sta accadendo per l'ennesima volta. Ormai è già passata un'altra settimana, ma come vedete in realtà grandi novità non ce ne sono state, quindi è inutile stare a parlarne e a rincorrere la questione, ma siccome spesso ce li chiedete sia in diretta che in chat, che nei messaggi, che appunto nei video, poi nei commenti, della questione di Teo, 2 parole veloci. Mi toccherà, tra virgolette, ripetermi, ovvero fin quando la questione rimane all'interno di una sfera paranotizia, di una sfera che ancora ha dei contorni molto sfocati, che non ha ancora un contorno né preciso né sicuramente possiamo dire cosa è realmente accaduto. Fin quando questo non c'è, e lo possono sapere soltanto chi nel caso c'era, non c'era, ha visto, non ha visto. Fin quando questo non uscirà fuori, non sarà nel caso di pubblico dominio, se, grosso così, se ci sarà, allora fino a quel momento ragazzi non andremo a rincorrere la questione. Come avete visto, ne abbiamo parlato verso la fine della scorsa settimana per dire questo, una settimana dopo ne riparliamo per esattamente dire la stessa cosa. Se tra una settimana saranno di nuovo qui, dove non sarà successo nulla, nonostante avvisi, social, video e quant'altro che annunciano quello e quell'altro, rimarremo sempre qui a non parlarne. Poi, come detto, se per caso succederà qualcosa, ne parleremo, ci mancherebbe, insomma. Rimaniamo a testata giornalistica e qualsiasi cosa succeda dal punto di vista delle notizie bisogna dirle, raccontarne, parlarne, nel bene e nel male. Ma se succedono. Direi di sì. Direi che finché ci sono dei punti di domanda, o comunque finché la cosa non è una notizia di un certo tipo, anche da altri punti di vista, è giusto rimanere sul chi va là, anche perché cioè non ci guadagneremo nulla onestamente, quindi No. non ha senso farlo. Aspettiamo.
Parliamo di campionato, va, che è meglio. Veloce passaggio sulle formazioni. Queste sono, Henry. Allora, come vedete, potrebbe esserci una novità pesante per l'Atalanta, cioè l'esclusione del capocannoniere della Serie A, cioè Matteo Retegui, che potrebbe sedersi a vantaggio del tridente un pochino più leggero dell'Atalanta, quello che solitamente, questa tra l'altro è la mano di Tigi, questa qui che ho tagliato. È Quella che, stata la mano di Tigi, direi, quella che mi direttore. sta accarezzando è la mano di Sì, Tigi. sì. No, scherzo. In realtà era veramente la mano di Tigi. Scherzi a parte con la Roma, più o meno l'Atalanta ha sempre cercato di mettere una versione un pochino più leggera del proprio attacco nei big match, a favore di un centrocampista in più, di una sostanza in più, per poi magari avere anche un'arma offensiva in più nella partita in corso. In questo caso potrebbe saltare proprio Retegui, a favore di Pasalic. La vediamo velocemente, Carnesecchi in porta, Carnesecchi è il demone finale per tutti i costruttori di grafiche, vedo, perché anche Sì, noi confermo, anche per noi lo è spesso. il portiere col cognome lungo è un disastro. Carnesecchi, Kussunu, anche se Jim City ha recuperato, e lo vedete infatti in panca, ma insomma, fisicamente probabilmente ci sta di più, con Ian e Kolasinac, Bellanova, Deron, Ederson, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere e Lukman. Il resto è la solita Atalanta. Come vedete il resto in panchina hanno dei ricambi, soprattutto mi verrebbe da dire dietro, Tolois, Calvini, Jim City, eccetera, eccetera, anche lo stesso Palestra, scusate, Godfrey, poi ci sono un po' di giovani a centrocampo e soprattutto hanno i ricambi davanti a quel punto. Samardzic, lo stesso Brescianini, che ormai in realtà gioca più stabilmente su che a metà campo, Zaniolo e Retegui. Infatti Questa se vedi, Simo, il ballottaggio di Pasalic non è nemmeno con Retegui, cioè no, con Brescianini, è con secondo Brescianini. Gazzetta dello Sport. Grande ex, tra l'altro, sia uno che l'altro. Detto questo, io me lo aspetto, me lo aspettavo, l'avevo anche detto sia nel talk di ieri che, se non sbaglio, nel talk prima, cioè che Gasp voglia inserire un centrocampista in più per essere in superiorità magari contro i due, non necessariamente che faccia l'attaccante Pasalic, ci può stare come mossa, anche perché se gioca al suo top e se il Milan non è equilibrato come nelle ultime, 2 attaccanti gli bastano per come sta giocando. Quindi bisogna stare attenti in caso a questa cosa qui, cioè una scelta che diciamo che Pulisic dovrà forse fare qualcosina in più, perché a centrocampo ci sarà un po' di traffico e se noi mettiamo solo Reinders e Fofana rischiamo veramente di lasciare qualcuno libero, ecco. Guarda, allora per me ha senso questa mossa per il fatto che Gabbia e Ciao, così come la nostra linea, non si rompono più, rimangono in linea. Quindi evita di dargli dei riferimenti, quindi l'attaccante centrale, per infoltire quella zona dove invece in teoria il centrale dovrebbe arrivare col movimento, rompendo la linea, quindi in tre quarti. Non è una cattiva idea. È ovvio che bisognerà capire che partita vorrà fare l'Atalanta. Se giocare appunto in questi mezzi spazi, e lì a quel punto bisogna chiedere una mano supplementare, se ancora di più fosse possibile, a Fofana, oppure sugli esterni. Però sugli esterni vorrebbe dire che loro realmente allargano sia Lookman che De Ketelaere e realmente giocano senza attaccante, ma buttando negli spazi di volta in volta un giocatore piuttosto che un altro. Vedremo che partita sarà. Io me l'aspetto molto tattica a questo punto. Mi aspetto un Atalanta che occupi bene lo spazio. Ti dirò, non me l'aspetto altissima a venirci a prendere. No, forse no. Me l'aspetto forse un pochino più attenta perché sa comunque di poter far male e quindi non deve andare all'impazzata a pressare a tutto campo. Non lo so, sono molto curioso di vedere cosa succede stasera perché
non è la prova finale, ho detto prima che ci siamo, cioè che basta con sta roba, però è un test, è Sei un sicuro? esame importante per il Milan, Sicuro? sia per questa che Eh, per piacere arriviamo a 25, quindi sia per questa qui è un esame importante, ma un esame importante anche per capire a che punto siamo della nostra consapevolezza, del nostro, diciamo, del nostro aver trovato forse una quadra. È un esame importante da questo punto di anche per il momento, no, che è un po' che non perdiamo una partita. È un esame importante. vediamo velocemente anche la nostra, ma insomma è chiamata da giorni la nostra formazione. Maignan in porta, Emerson Royal, Gabbia, Ciao e Teo Hernandez, Fofana, Reinders, Musa, Puslik e Leao con Morata là davanti. La panchina è simile a quella dell'Atalanta, ci sono quindi alternative dietro, Tomori, Pavlovic, Calabria, Terracciano, a metà e poi davanti invece c'è qualche ricambio con Okafor, Chukwueze, Ibra, Camarda, eccetera. In teoria a metà campo c'è solo appunto Loftus-Cheek, così come l'Atalanta c'era praticamente solo e soltanto un giocatore. Quindi a centrocampo, carissimi Fofana, Reinders, Ederson e De Ron, si corre, punto, perché non c'è grande ricambio. Mi spiace per voi. Ieri si è riaffacciato a Milanello finalmente Isma Benasser, che la salute ce l'abbia in gloria, che ci serve come il pane, il buon Isma. Speriamo sia ancora un giocatore di calcio di un certo livello, perché ne abbiamo bisogno. Io invece, guarda, per una volta tanto non la penso tanto come te, per me questa davvero è la prova finale per la stagione. Per dire alla stagione se il Milan è rimasto ancora quello degli ultimi 3 mesi, migliorando qualcosina, ma con ancora i problemi che abbiamo visto negli ultimi mesi, e soprattutto quello che abbiamo fatto vedere prima. Ragazzi, se stasera non si... No, ma anch'io penso che sia... il campionato Anch'io quello che è penso andato. che sia decisiva, Simo, cioè non sto dicendo questo, io dicevo semplicemente che proprio perché sono stufo che ogni mese e mezzo c'è un test, una prova del 9 che o riaccende la stagione o ci demolisce definitivamente, vediamo di vincerla questa, perché almeno ti rimetti un po' in zone di classifica, contando anche che hai l'asterisco di un certo tipo, perché altrimenti se perdi e per qualche strano motivo tra 3 partite recuperi qualche punto e hai poi la Roma, siamo di nuovo qui a dire che è il test decisivo. È quello che a me non piace, cioè l'altalena che hai avuto, che ti porta sempre a avere sti la va o la spacca, non va bene. È per quello che bisogna vincere stasera. Sì. Harry, siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo come sempre a lunch, al talk, che è quasi una sorta di prepartita, perché poi alle 20:45 si gioca e alle 23, 22:50 circa, dipende quando finirà la partita, c'è come sempre il post con Mister Bottoni, noi 3, eccetera, eccetera. Ciao, ci vediamo. Noi 3. Non ho detto chi. Okay. Saremo in 3. Non hai detto chi, giustamente. Bravo. Harry, grazie. Ciao, ci vediamo al talk. Al talk ci vediamo. Ciao. A dopo. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.